Signori, la pappa è pronta per tutti. Guardatela che c'è la luce, t'accarezza, ti fa brallo bello. Mi sembra quasi da stare al terrazzo di casa mia. C'ho sempre sta luce stupenda che illumina questa cucina in un modo pazzesco. Anche qui a Milano non ho abbandonato le mie abitudini. Quale? Quelle del mercato, della roba buona, di sceglierla. Guarda, queste sono cime di rapa, guarda che spettacolo. E io vado col mercato, che vuol dire? Il banco mi dice, guarda che ci stanno, sono più buone le cime di rapa che i broccoletti romani. Io mi prendo le cime di rapa, al cliente glielo vado a dire. E dico, signora, oggi niente broccoletti, ma ci stanno le cime di rapa. Sono meglio, perché sono più fresche. Guarda qua che spettacolo. Guarda che mazzi di carciofi meravigliosi. Metto qua la luce, guarda, così. Guarda che spettacolo. Per ottenere una qualità di freschezza devi andare al mercato, devi pulire tu le verdure perché vedi dove ci sono delle cose da togliere o da lasciare, non c'è spreco, e questo è importante se inizi dal mercato e ti curi tutta quanta la sequenza delle operazioni. E vi faccio vedere tutto quello che faccio nel mio ristorante, vi faccio dei video dove vi faccio vedere come si cura il prodotto per un ristorante, ok? L'avete visti a Mazzi? Dei fiori invernali. A Roma ci andiamo pazzi. Quando venite a Roma vi innamorate pure voi di sto carciofo. I due modi più importanti e più famosi a Roma per mangiarli so alla romana, vi farò vedere, già l'ho fatto tanti anni fa, e alla giudia. Alla giudia è sfiziosetto, è scrocchiarello, ma quanti ingredienti servono? Quanta roba serve? Vedete, sto nel mio ristorante, nella cucina del mio ristorante, stanno tutti lavorando e io farò i carciofi, è il compito mio, da cavalli e di cuocerli. Ingredienti: carciofi, sono più grossi del pugno mio, li stai a vedere? Olio, io vi consiglio, con la vecchiaia ho imparato che è meglio usare l'olio di semi per fare questa cottura, perché è meno pesante, è più neutro, ci sta meglio. Che olio di semi, girasole o arachidi. Non metto il sale, metto altri due ingredienti, però non ve lo dico adesso, voi dovete vedere tutto il video. Stanno tutti impegnati a lavorare, silenziosi, come formichine. Se non vuoi le mani che diventano nere, ok, te gli metti i guanti, ti prendono pure un sapore d'amaro le mani, quindi mettetevi i guanti, è la cosa migliore. Che devo usare per pulire i carciofi? Questo. 2 euro, 3 euro, eccolo qua. La punta è la parte più importante, guardala qua. Non lo mette riposto così su qualcosa di metallo, in questa maniera, mai. Tienilo sempre da questa parte. Ogni tanto dagli una ravvivata, così gli dai una bella riavvivata al taglio. Questo si chiama spelocchino curvo. Di che marca? Non te lo dico, non la faccio la marchetta, però ci sono tante aziende che lo fanno, il prezzo è 3,50 euro all'incirca, proprio quelli cari 5 euro. Vediamo il più grosso, senti? A me si girano l'occhi, quando sento sto scrocchiare mi si girano l'occhi. Nel mio ristorante qua a Milano è uno dei piatti che va di più, perché ci vuole passione, amore, prodotto giusto per farlo. Vi faccio una domanda, un quesito, lo sapete qual è stato il sindaco di Roma che ha tenuto i conti alla perfezione? È stato quello, vi do un indizio, che ha detto niente trippa per gatti. E poi vi dico pure il perché. Arrivato a questa sfumatura si vede il giallo. Io vado con un lavoro certosino, signore e signori, mi sembra quello che è il tunisino che sta a Campo dei Fiori, che vi fa vedere attrezzetti, l'ho visto mai sui social. Taglio, vedete, faccio tipo una curvetta, ok? Poi salgo, perché questo è un fiore. Guarda, salgo e salirò. Qui ci stava bene questa musichetta. Guarda, il gambo, taglio questa parte inferiore, taglio questa parte a metà, ma non si butta, perché guarda qua la ciccia che ci sta qua dentro. Il bianco è tutto buono. La lisci in questa maniera, guarda, così. Guarda che spettacolo. Guarda che gambo che c'ha. Guarda che meraviglia. Non ti è venuta voglia da venire qua, venite a mangiare sti carciofi? E dici perché si dà sta botta? Mo ti faccio vedere. Perché piano piano li allarghi.
perché se tu li allarghi subito si rompono, invece così si allargano bene. Guarda che bello, guarda che roba, lo tieni così, non ti preoccupare, non si ossida. Ne abbiamo un'altra, che papagna scegli? Dimmi un po' un'altra papagnetta. La papagna vuol dire incazzotto, una papagna e te. Che scegliamo? Uno grosso, enorme, sfogliamo, questo è il primo segno di freschezza. Quanto costa un carciofo così? Il prezzo varia da 1,50 euro, quando proprio è il momento che ce ne sono tanti, a più di 2 euro. Vado, così, così, e poi salgo su e sali. Vedi però come il coltello come è inclinato, guardalo. C'è l'inclinazione di quanto? 15 gradi, 20 gradi? Guarda. Tiè, guarda che buchè. Tiè, guarda che ti guarda, guarda come ti guarda. Così, con la bocca chiusa. Senti che musica! Quindi dicevo, perché sono stati intelligentissimi, come sempre, i nostri amici giudaico-romaneschi. Hanno sprecato meno foglie, perché quando li fai a romana devi pelarli di più. Invece loro che si sono inventati un modo per mangiare anche le foglie più esterne, friggendole, facendo questa doppia cottura. Avete capito? Taglio questo pezzetto, taglio a metà che poi lo recupero questo gambo, la liscio, così. Battiamo, piano, con delicatezza e allarghi. Così, piano piano, piano piano, delicato devi essere. Dobbiamo controllare la temperatura dell'olio. Guardate qua, 120 gradi, 124 gradi, piano piano, e adesso si cuocerà. Alziamo un pochettino di più adesso perché sennò si abbassa e lavoriamo verso i 130-140 gradi, come ho detto io. Il gambo non lo buttate, vi faccio vedere come si capa. Guarda, così, piano piano. E poi questo lo diamo a Matteo che sta a fare i carciofi alla romana per fare la salsa. Lo taglio a pezzetti, zazza, e lo metto dentro. Già a 140 abbasso leggermente e tengo sotto controllo la temperatura. Dici vabbè, ma mo ci dove pure il termometro, perché ancora non te lo sei comprato. 13 euro costa e dai. Quanto cuoce? Circa 10 minuti da adesso. Ok? Ma chi era sto Nathan? Questo sindaco di Roma tra il 1907, non faccio lo storico, tra il 1907 e il 1911-12, non mi ricordo, si chiama Ernesto Nathan, figlio di madre e padre di religione ebraica, lui è nato a Londra, lui dopo un'esperienza, con tutta la storia, insomma, fa il sindaco di Roma. Far sindaco di Roma, uno che guardava i conti veri, lui che fece? Fece addirittura 188 asili a Roma, che oggi ne abbiamo 250 se non mi sbaglio, pensa un po' te, a quell'epoca, e fece una cosa pazzesca, e era famoso per questa cosa, niente trippa per gatti, tiene la voce trippa per gatti, la trippa, andava a comprare la trippa per i gatti se non mangiano i sorci, lui ci mangiava tante cane, sono buone, mangiatevele, quindi ha levato sta voce, niente trippa per gatti. Il colore non è da fritto, ancora non c'ha l'aspetto fritto, sta cuocendo piano piano, capito? Mamma, guarda che spettacolo, signori miei! Non mettiamo il sale, ma che ci metti? Mo te lo faccio vedere. Se ti piacciono i carciofi, vatti a vedere pure altre ricette che ho fatto i carciofi. La pasta, i carciofi alla romana e tutto il resto. A voglia a te roba, le lasagne, ci ho fatto tutto. Ti piacciono i carciofi? Con me caschi bene. Ah, vedi, guarda qua, vedi come entra il coltello, bene, è cotto. Cotto non vuol dire che è pronto il carciofo a giudia. Tiriamo fuori. Mo adesso alziamo, come diciamo da Roma, a palla l'olio. Chissà se lo diceva Ernesto Nathan, a palla. Allargo e lo, vedi, così lo schiaccio un pochettino. Va bene? Tieni voglia mangiarteli, Sta a scolà. Adesso questi stanno a scolà, ok? Dall'olio in eccesso, ok? Abbiamo fatto questa operazione di schiacciarli un po'. A 200 siamo arrivati. Ale! Guarda che carciofi che ti ho fatto, vai! Guarda! Spettacolo! Spettacolo vero, guarda! La temperatura è il segreto, prima e dopo. Quindi lavoriamo sui 100-140 all'inizio per cuocerli e poi a 200 devono diventare le patatine quelle fritte, capito? Guarda che te faccio. Se volete mangiarvi i carciofi a giudia fatti alla perfezione dovete ir a Milano. Qua, che ti dice questo?
Mo godi, come un riccio godi qua, quando ti mangi questo, vai. Uno, guarda come si è allargato, guarda questo, guarda come si allarga. Vai, tiè. Posso pure spengere adesso, via, mantieni la temperatura. Più sono croccanti e più diventerà una goduria per il tuo palato. Godrai perché crunch, crunch, crunch. Sarà buonissimo, sarà. Edoardo, guarda che carciofo che ti ho fatto. Mamma mia, Eh? spettacolo. Tiè, scolatelo bene al fritto, mettete su una gratella così scola bene. Metteteci una pezza, come dicono a Roma, chi è? Ecco, guarda che bello, guardate pure che bello che è il piatto. Poi, invece del sale, grattata generosa, ma generosissima, di pecorino. Mentuccia, che ci sta a morte sua. Per tutto il resto d'Italia si chiama nepitella. Se dite mentuccia non capiscono. Una grattata di pepe abbondante. E mo te mangi sta bellezza. Però aspetta, ci beviamo qualcosa. E poi facciamo quello solo col sale, in maniera semplice, eccolo qua. Questo è un sale siciliano, sui soffi di sale, è pazzesco. Pure in Italia c'è per sale buono, ragazzi. Una grattata di pepe pure qua. E poi mo ci si beve qualcosa, no? Bianco, rosso, una bollicina. Io direi rosato, quasi quasi. Che ne dite voi? Bicchiere ghiacciato. 2, brindo con voi, dai. Susumaniello è un vino che è proprio autoctono della Puglia, lo fa Barbaglione, è un vino fresco, non deve invecchiare, quindi vedete che tappo c'ha, tappo in vetro, ecco qua, così, guardate che bella bottiglia, un rosato pazzesco, Susumaniello rosé. Adesso assaggiamo, guardate qua, questo foglia come foglia. Per foglie, prendi il pecorino. Mamma mia, buoni ragazzi. Ragazzi, assaggiate, venite qua. E il vino ve lo faccio bere, lo bevete dopo servizio, venite al servizio, vai.